Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 132. Telefo ferito. Nella scorsa puntata siamo venuti a conoscenza che esistono diverse versioni che raccontano del viaggio delle navi achee verso Troia. Diverse sono le guide di queste navi e diverse le rotte. Come abbiamo sentito, uno dei nocchieri è Corito, figlio della ninfa Enone e di Paride. Una seconda guida delle navi achee è Calcante, uno dei più famosi indovini del mito. La storia che lo riguarda è complessa e merita un episodio a sé, per cui ti chiedo di pazientare per questo indovino ancora per qualche puntata. La storia più interessante di questo viaggio è quella che narra di come la flotta achea si sia avventurata verso la Troade, quella parte di terra dove appunto si trova la città di Priamo, senza una guida che conoscesse quel mare e sapesse individuare le sponde della Frigia. Accade così che, senza accorgersi di aver allungato la traversata, gli Achei sbarcano in quelle che furono le terre di Troante, in Misia. Come ricorderai dall'ultima puntata della scorsa stagione, queste terre sono ora sotto la protezione di Telefo, il fantastico figlio di Eracle. Egli si cura del popolo e delle terre che la fortuna gli ha voluto affidare. E quando viene avvisato dalle sentinelle che orde di greci, come animali impazziti, stanno mettendo a ferro e fuoco il suo regno, di corsa scende in battaglia. Egli guida fieramente le sue truppe, sterminando gli invasori e ricacciandoli alle loro navi. Cade sotto i suoi colpi Tersandro, figlio del tebano Polinice. Questo audace condottiero è l'unico che con le proprie truppe non ha voluto ritirarsi e coraggiosamente ha combattuto contro le forze di Telefo fino all'ultimo uomo. Anche le truppe di Misia contano gravi perdite. Teutranio, parente del re Teutrante, viene ucciso nello scontro ad opera di Aiacete Lamonio. Nella battaglia perde la vita, secondo alcuni, anche Iera o Laudice, figlia di Priamo e sposa di Telefo, che guida una guarnigione di donne combattenti di Misia. Queste donne favolose sono letali come amazzoni. Di Iera si narra che fosse ancor più bella della stessa Elena di Sparta. Nella pianura popolata di cadaveri e di soldati feriti, il clangore delle lame contro gli scudi ora non c'è più. Solo i lamenti dei moribondi che invocano pietà, aiuto o un colpo letale circondano Telefo e i suoi. Scalpiccii di zoccoli che si allontanano, truppe che, maledicendo quella giornata, ritornano alle navi, sperando di non essere inseguite, urla di comandanti lontani. Telefo guarda verso le navi nere approdate sulle sue sponde. I soldati si affollano verso di loro, ammassandosi nell'accampamento vicino. Pare che per oggi gli scontri siano terminati. Telefo pensa di inviare degli emissari a parlamentare con queste truppe che, senza motivo apparente, hanno attaccato le sue pacifiche terre. Non fa in tempo a formulare questo pensiero che i suoi occhi vengono accecati per un attimo da uno scintillio da una delle navi. È più di uno scintillio.
Pare quasi un fuoco che, come dotato di vita propria, è sceso da una delle navi, si fa largo tra le stanche truppe e si muove nella sua direzione. Con le gocce di sudore che gli rendono difficile vedere, Telefo strizza gli occhi e riesce a individuare le insegne della nave da cui quel fuoco è sceso. Quella nera nave viene da Ftia, è carica, zeppa di quei soldati formidabili che il mito ci racconta essere stati generati da delle formiche, da cui il nome di Mirmidoni. Quelle truppe fantastiche e imbattibili appartengono a Peleo e sono comandate da suo figlio, l'invincibile Achille. Certo, è lui, quel fuoco scintillante sceso dalla nave. La sua armatura risplende come il sole nel cielo. Telefo ordina ai suoi di indietreggiare e di lasciarlo solo a combattere contro il campione degli invasori. Lo scontro è di quelli che sembrano non aver mai fine. Alla perizia di Achille nel manovrare le armi risponde la potenza di attacco di Telefo. Entrambi gli schieramenti assistono meravigliati a questa battaglia dei due eroi esercito. Nessuno dei due cede, nessuno dei due viene ferito. Il rispetto che cresce in uno nei confronti dell'altro aumenta ad ogni colpo sferrato. Poi, forse per intervento di Dioniso, un piede di Telefo viene abbrancato da un tralcio di vite e gli fa perdere l'equilibrio proprio mentre Achille alza al cielo la lancia di suo padre, una magnifica lancia, pesantissima ed estremamente bilanciata, dono di Chirone a Peleo. Achille è l'unico, oltre a suo padre, a poterla maneggiare. Questa lancia vola, terribile, verso Telefo proprio mentre l'eroe sta rovinando a terra. Il colpo lo ferisce alla coscia. Achille interrompe l'attacco. Non sarebbe onorevole colpire l'avversario caduto a terra a causa di una radice o di un tralcio. L'onore della vittoria verrebbe offuscato da un banale incidente. Ma Telefo, che con forza si estrae la lancia dalla coscia, preferisce abbandonare temporaneamente la lotta e mettersi in salvo. Entrambi gli eroi hanno capito che qualcosa non torna. Telefo comprende che quelle navi stanno cercando un'altra terra da conquistare. Ne ha sentito parlare, certo, del rapimento di Elena. E gli stessi greci presto si accorgono di aver portato battaglia ad una terra che nulla ha a che fare con la loro impresa. Molti soldati, ahimè, hanno pagato con la vita questa disattenzione e molti altri ancora avrebbero ingrossato le fila dei nuovi arrivi nell'Ade se una delegazione di Achei, in fretta e furia, non fosse riuscita a chiarire l'errore e a concordare la pace con Telefo. I greci hanno il permesso di tornare in pace alle proprie imbarcazioni, senza temere una ritorsione da parte dell'esercito del figlio di Eracle. Ferito e in lutto, Telefo attende che la piaga guarisca. Il dolore per le perdite subite, per la scomparsa della cara moglie, gli anneriscono il pensiero, tanto che non si accorge che, pur cucita, pulita e bendata, quella maledetta ferita non si rimargina. L'oracolo di Apollo è chiaro. Solamente chi ha procurato quella ferita la potrà guarire. No, di nuovo quei maledetti invasori. Come fare per andare a chiedere aiuto proprio a coloro che gli hanno procurato tanto dolore? E poi glielo concederanno questo aiuto? Telefo si reca a Micene e si traveste da mendicante e si presenta come supplice alla corte del re. Nella sala del trono, a volte Agamennone è uso concedere delle piccole grazie, nella sua magnanimità, a qualche disperato. Oggi è uno di quei giorni.
Su consiglio di un personaggio che per il momento tengo segreto, in un lampo Telefo si libera dai poveri panni, con la sua immane forza spinge facilmente di lato le guardie che sorvegliano la sala, raggiunge la culla dove dorme il piccolo Oreste, figlio di Agamennone, lo prende con una mano sola e lo alza al cielo. Il bimbo piange disperato. Agamennone, re di Micene, stritolerò tuo figlio se non mi farai guarire. Sono Telefo, figlio di Eracle, ferito dal tuo campione Achille in Misia, la mia terra, durante il vostro proditorio attacco. Una mossa sbagliata tua o di una delle tue guardie e la prossima lacrima Oreste la verserà nell'Ade. Che nessuno muova un solo dito. Non è la voce di Agamennone che riempie l'aria della sala, ma quella dell'indovino Calcante. Agamennone, come pietrificato, è seduto sul suo trono, gli occhi sbarrati sulla scena terribile cui è costretto ad assistere. Poi delle sommesse parole gli escono dalle labbra. Telefo, figlio splendente di Eracle, non come nemico di Micene ti accolgo nella mia reggia, ma come il campione che ha saputo tener testa alle mie truppe nello sfortunato incidente in Misia. Le tue gesta con rispetto si cantano anche qui nelle mie terre e l'ammirazione che la tua figura desta nel mio popolo vede anche me un testimone. Ah, non sei fatto per queste parole mielose. Non sei tu che parli, ma il tuo timore per il destino di Oreste. Nulla hai da temere per la sua incolumità se mi dai la tua parola che mi farai guarire. La parola di un re non torna indietro e la tua parola sarà per noi un suggello. Voglio che venga qui convocato il mio feritore, Achille, figlio di Peleo, re di Ftia. La parola di un re non torna indietro. Hai ben parlato, Telefo. Così decido e così sarà. Ti aiuterò, figlio di Eracle. Mando ora a chiamare Achille di Ftia, secondo il tuo desiderio. Achille, giunto alla corte, gratta via dalla punta della sua lancia un po' di quella che appare come ruggine, ma che invece, dico io, è forse il sangue rinsecchito di Telefo. Questa polvere, mischiata alle foglie sbriciolate di una pianta chiamata Achillea, immediatamente comincia a rimarginare la ferita dell'eroe di Pergamo. Telefo ricompensa l'eroe con dei cavalli. Non ti suona strano che quella testa calda di Agamennone si sia comportato in modo un po' accondiscendente? In effetti, poco tempo prima della comparsa di Telefo a corte, Calcante ha predetto al re di Micene che mai le truppe achee giungeranno a Troia se non avranno quel nocchiero d'eccezione che indichi loro la via. Calcante parla proprio di Telefo. Agamennone si stava arrovellando su come avvicinare Telefo e questi arriva supplice alla sua corte. Il suo sguardo stupito, quando l'eroe ha alzato al cielo il piccolo Oreste, non era di terrore, quanto di incredulità. Quale fortuna gli sta capitando? È un segno degli dèi. Dentro di sé, Agamennone giura di dare qualsiasi cosa quel gigantesco eroe gli chieda. Quasi gli viene da sorridere al sentire la semplice richiesta di Telefo. Agamennone soffoca la sua gioia nel petto per questo colpo di fortuna. Troverò il modo di farti unire a noi, Telefo, medita tra sé il re di Micene. Ma il massimo che otterrà da lui sarà solamente la guida sicura verso la Troade, niente di più. Telefo vuole tirarsi fuori da questo quadro di morte che non gli appartiene e che comunque lui ha già pagato a caro prezzo. Il regno di Misia non parteciperà alla guerra. Agamennone ormai scalpita per partire. Ormai sembra non esserci alcun impedimento. Gira lo sguardo verso Calcante, l'indovino, sorridendo. Ma Calcante, serio e preoccupato, fissandolo,
non gli restituisce il sorriso. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.